bimbo, vieni. Vieni. Bravo. Vieni. Buongiorno e ben trovati. Questo è Nadir, lo riconoscerete sicuramente, è stato protagonista della serie del preparare il puledro alla sella, e oggi vi voglio far vedere un attimo come dovrebbe comportarsi un cavallo come partner, quando si comportano come partner, non come siamo abituati spesso e volentieri noi a gestirli, che è un po' come se fossero delle motociclette, no? Che le parcheggiamo, le leghiamo a due venti, le leghiamo da qualche parte, andiamo a prendere la roba, poi torniamo, li trattiamo come se fossero degli oggetti. Io voglio che il mio cavallo si comporti come un partner, quindi vuol dire che posso preparare tutta la roba, metterla lì, andare a prendere il mio cavallo, portarlo di fianco alla roba, e devo poter stare anche in un campo in erba come questo, e lui deve starsene tranquillo e rilassato nel mentre che lo preparo. Quindi in questo caso vado a chiedere di darmi le gambe, ok? Lui si è già preparato con la gamba di dietro, tranquillo, vado a sistemargli la gamba di dietro, bravo Ciccio, bravo piccolino, Lui sa che quando si comporta come partner ne trae sempre un vantaggio, quindi il rinforzo positivo in questi casi qui è ottimo. Se volete conoscere la differenza fra rinforzo positivo, rinforzo negativo e quant'altro, potete trovare sempre sta roba qua sul mio canale. Ho fatto proprio un video apposito dove spiego come poter usare il rinforzo positivo in maniera corretta, senza abusarne, però se lo sapete usare ottenete veramente dei risultati incredibili. C'ha una mosca che gli dà fastidio. Sì, l'ho vista. Eccola. A posto. Era sull'altra gamba. Vedete, uso la corda lunga, me la tengo qui sul braccio per sicurezza, perché se ci fosse da sistemare qualche cosa lo posso sistemare senza lasciare che il cavallo scappi o se ne vada per cavoli sua. Controllo che non mangi l'erba, perché al momento che mangiano l'erba loro si scollegano da quello che succede intorno, e quindi gli consento di comportarsi come un partner, no? Vado avanti, prendo la mia spazzola. Se andate indietro nei video che ho fatto qualche anno fa, vedete che c'è anche proprio un cavallo che gli insegno a fare questo, a comportarsi come partner, un cavallo che si chiamava Pancio o Poncio, non mi ricordo bene, e che aveva difficoltà anche fra l'altro a farsi sellare. E questo dovrebbe essere un po' la normalità, ok? Io non devo, il mio cavallo deve sapere star legato, ma io non devo legare il mio cavallo per fargli tutto questo. Il mio cavallo deve essere un partner. Io da un partner mi aspetto che mi aiuti a fare le cose,
e non che mi crei problemi a farle. Ecco perché è importante. Ci sono persone che del cavallo non ne importa assolutamente nulla, che usano il cavallo per alimentare il loro ego, e ci sono persone che amano i cavalli ma che sono ignoranti, nel senso buono del termine, che non sanno nulla. Ecco, magari sanno fare delle bellissime manovre da sella, ma non conoscono il cavallo, non sanno come funziona, non sanno come ragiona e soprattutto lo considerano ancora un oggetto. E invece noi dobbiamo cominciare a considerarlo come è, cioè un animale estremamente intelligente, più intelligente del cane, che si comporta esattamente come noi gli abbiamo insegnato a comportarsi. Quindi possiamo chiedergli di stare fermo mentre che lo selliamo, dobbiamo insegnarglielo, dobbiamo correggere se eventualmente ci sono dei problemi. Non è che tutte le cose vanno sempre bene, non è che tutte le cose vengano sempre alla prima, però possiamo sicuramente aiutarlo fino al punto in cui capisce che non succede nulla e che con il suo compagno, in questo caso io, si può sentire sicuro, si può sentire tranquillo, si può sentire rilassato, può anche non mangiare l'erba per 5 minuti, non succede niente, Se non mangia l'erba per 5 minuti non succede nulla. Come vedete lui non mangia l'erba, se ne sta lì tranquillo. No, non ti avevo chiesto di muoverti, la tua posizione era lì. Dovete fare finta che ci sia una X in terra. Avete visto negli studi televisivi c'è la X, no? Ti dicono mettiti lì, che se ti metti lì le inquadrature vengano tutte belle, la luce è quella giusta, e qui è un po' la stessa cosa, mettiti lì perché è lì che funziona tutto bene e che non ho bisogno di muovermi troppo, che mi consente di fare velocemente quello che voglio fare. Ora non vi sto a ridire tutte le cose che vi dico tutte le volte, ma questo aspetto qua è estremamente importante. È importante perché prepariamo il nostro cavallo veramente a rimanere rilassato e confidente mentre che lo sistemiamo, ma anche perché ci serve a noi per verificare se è tutto a posto. Perché se il mio cavallo si comporta così, come si sta comportando lui, in maniera eccellente, e un giorno lo vado a prendere dal box, come avete visto prima, e lui magari non viene, oppure lo vado a sellare e lui non sta fermo, vuol dire che c'è un problema. Vuol dire, la prima cosa che devo fare è pensare a come è andata l'ultima sessione con cui ho lavorato con il mio cavallo, che potrebbe essere anche che ho fatto delle cose che per lui sono un po' fastidiose. Una cosa, questo va messo aderente, il secondo sottopancia va messo aderente, ora lo ridico un'altra volta, questo va messo aderente, perché vedo troppe volte gente che lascia questo con 3 dita di spazio qua sotto. È pericolosissimo, si levano una mosca con una gamba di dietro, si infilano la gamba di dietro qua dentro e viene fuori un macello. Potete solamente sperare che non succeda quando ci siete voi sopra e che si spacchi velocemente qua, perché veramente si possano ammazzare. Ok, quindi torniamo a noi. Io voglio che il mio cavallo si comporti così. Se non avete un cavallo che si comporta così, non è un problema, dovete solo insegnarglielo. E lui si comporterà così, ci mettano niente, ci mettano nulla ad imparare. Cioè i cavalli sono iper intelligenti e smart. E questo è il minimo che dovreste volere dal vostro cavallo. Dovreste avere la possibilità di sellarlo ovunque, senza aver bisogno di essere legato a 2 venti, senza aver bisogno di essere legato alla lunghina, senza queste menate del cavolo che non servono assolutamente a nulla. Non servono a nulla perché vi anestetizzano una parte della vostra possibilità di vedere quello che gli gira per la testa al cavallo. Ripeto, il cavallo deve sapere star legato, ma non deve essere legato per fare quello che ho fatto io oggi, o anche per esempio per essere aggeggiato dal veterinario, oppure essere fatto piedi. Non in quel frangente lì, non deve essere legato in quel frangente lì. Poi lo devo lasciare fermo lì perché l'ho docciato, sì, tranquillamente. Vado a fare una passeggiata, mi fermo, devo andare al ristorante a mangiare per 1 ora e mezzo,
lo leggo, non deve essere un problema per il cavallo, ok? Non devo dire come c'era una volta, due miei amici facevano a turno, si andava a fare le passeggiate e poi quando si andava a mangiare uno teneva il cavallo dell'altro, poi quando quell'altro aveva finito di mangiare gli dava il cambio, ok? Sono cose che non hanno senso, cioè anche in quel caso lì il cavallo non si stava comportando da partner. Voi volete un partner, fatemi sapere nei commenti se volete un partner o se volete un servo, se volete uno schiavo, se volete un oggetto. Io voglio un partner. Ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide in a world so vast we feel